Ciao a tutti, sono Morgan Trevisan, benvenuti in questo mio video dove parleremo di un accessorio molto importante per quanto riguarda la fotografia time-lapse e soprattutto la fotografia astro. Dunque, la cosa più importante secondo me quando si va a fare una sessione di fotografia astro e comunque time-lapse è l'importanza di avere una fonte di energia per la nostra reflex e tutta attrezzatura, perché comunque facendo una sessione lunga di esposizioni e quant'altro la nostra reflex richiede molta energia, soprattutto in un ambiente in cui siamo in montagna, che c'è molto freddo. Si sa benissimo che quando c'è freddo le batterie tendono a durare molto meno rispetto a una condizione normale, tipo a 25 gradi di temperatura ambiente. Vi sarà capitato anche a voi, come me, moltissime volte in cui voi siete belli pronti con l'attrezzatura, cominciate a scattare delle foto e a un certo punto, dopo un'ora e mezza di fotografia, la reflex comincia a segnare batteria scarica. Cosa succede in quel momento? Purtroppo è una cosa molto rognosa, perché una volta che noi muoviamo la reflex per aprire lo sportellino e cambiare la batteria, abbiamo cambiato la posizione in cui era diretto il nostro obiettivo, per cui se si fa uno time lapse a un certo punto vedremo che l'inquadratura ha come un cambiamento, o è spostato leggermente a sinistra o a destra, e questa cosa purtroppo si nota poi a fine della post produzione. Così come la fotografia astro, se abbiamo ad esempio un astro inseguitore, andare a toccare la macchina fotografica per cambiare la batteria è molto rognoso, perché anche qua abbiamo micro movimenti e quant'altro. Una volta che riponiamo la nostra reflex con la batteria carica, con la seconda batteria carica, vedremo comunque che le immagini sono leggermente spostate, quindi dovremo di nuovo puntare il laser verso la polare e ritarare tutto il nostro astro inseguitore e quindi tutta la nostra attrezzatura. Con questo cosa significa? Significa uno spreco di tempo e in più mettersi a rischio, esporsi a un rischio dove comunque poi arriviamo a casa con le nostre sessioni fotografiche, ahimè, rovinate. In questo caso la tecnologia ci viene incontro, ovvero abbiamo la possibilità di acquistare una batteria finta, ok, da attaccare alla nostra reflex, in cui esce un cavetto USB oppure jack, dove tutto andrà collegato a una sorgente esterna, che potrebbe essere un gruppo di batterie, potrebbe essere UPS, potrebbe essere qualsiasi cosa, insomma, che comunque nel tempo ci garantisca l'alimentazione della reflex in modo costante e soprattutto duratura nel tempo. Dunque, risollevando questo problema, una sera io e alcuni miei amici dell'ASA, Associazione Sacilese Astronomia, ci siamo messi a tavolino per studiare un po' questo problema della mancanza di energia costante durante il tempo. Abbiamo trovato delle soluzioni, ovvero abbiamo optato per, come dicevo prima, per una batteria finta, ok, che esce dall'alloggiamento della batteria appunto della nostra reflex con un cavo USB. Questo marchingegno, che farò vedere dopo, ha tra la batteria finta e tra lo spinotto USB ha un elevatore di tensione, o meglio chiamato alimentatore step up, cioè sono quei alimentatori che elevano la tensione. In questo caso i noti 5 volt della power bank, che potrebbe essere la power bank, ai 7,5 volt fino, mi sembra, 8 volt per alimentare la reflex.
Poi sempre a tavolino abbiamo studiato anche la maniera come poter alimentare questa batteria finta. Ovviamente la power bank non basta, perché comunque hanno una certa capacità e oltretutto costicchiano parecchio. Allora, grazie alla collaborazione di Fabio Semeraro e Davis Bonotto, ovvero i soci dell'ASA di Sacile, abbiamo cercato di risolvere anche questo inconveniente della sorgente di corrente, di energia, dopo ovviamente aver risolto il problema della batteria finta, come collegare la reflex alla sorgente esterna, e siamo arrivati al punto di trovare un alimentatore step down, ovvero che abbassa la tensione dei 12 volt, che poi spiegherò dove preleveremo, ai 5 volt, quelli diciamo universali da power bank. Questo piccolo alimentatore è fornito di presa USB, presa accendisigari e un volmetro. In un video successivo spiegherò come funziona. Poi ovviamente con questi due miei amici andremo sul campo a provare effettivamente l'efficacia di questo dispositivo, appunto. In sostanza abbiamo risolto per ora il problema di come collegare la reflex a una sorgente esterna, come alimentare questo dispositivo che collega la reflex. Ok, ora non ci rimane che alimentarlo, e useremo la classica batteria al piombo ermetica, che potrebbe essere da 7,5 Ah o 9 Ah. Io ora qua non ho a disposizione questa batteria al piombo, la vedremo in figura, così giusto per darci un'idea. Quindi abbiamo risolto ora il problema di avere un'alimentazione costante e duratura nel tempo riguardo alla reflex. Ovviamente la batteria poi andrà ricaricata, quindi potremo usare un caricatore normale, che potrebbe essere quello ad esempio di mantenimento, ad esempio quelle delle moto, oppure un piccolo caricatore su Amazon o su eBay di facile reperibilità. Quindi abbiamo risolto questo tipo di problema e possiamo finalmente fare le nostre sessioni fotografiche, che potrebbero essere o time lapse durante la notte, oppure semplicemente fotografia deep sky col nostro Star Adventure oppure altri astroinseguitori, e avere comunque la sicurezza, un'alimentazione costante e continua nel tempo. Ora vedremo in questo video anche come va installato appunto questo adattatore o finta batteria alla reflex, e niente, vediamo un attimo come funziona. Ecco qua il nostro dispositivo, ok, con la batteria finta, quindi questo è l'adattatore per la nostra reflex. Ok, dunque non faccio l'unboxing perché non è il mio scopo, sì, anche perché è una perdita di tempo, almeno in questo momento. Dunque questa è la nostra batteria finta, ok, questa va bene per la Canon 6D Mark II e per le altre comunque simili. Per le macchine fotografiche diverse della 6D Mark II su Amazon trovate gli altri adattatori che vanno benissimo un po' per tutti i tipi di macchine fotografiche. Questo invece è il nostro alimentatore che si parlava poc'anzi nel video, ovvero lo step up, ovvero praticamente noi abbiamo i 5 volt della power bank, ovvero dall'alimentatore che abbiamo comunque progettato io e i miei 3 amici.
5 volte e qua escono i classici 7,5 8 volte alla reflex. Ok, quindi poi abbiamo questi due jack e abbiamo praticamente completato il nostro adattatore per reflex. Dunque, ecco qua la mia Canon 6D Mark II. Ok, apriamo l'alloggiamento della batteria, ovviamente senza la sua batteria originale, dopodiché andiamo a inserire la batteria finta. Poi qua, come vedete, c'è un piccolo scanso, ok, col gommino in cui far uscire il nostro cavettino, poi così, e si chiude lo sportellino. Ok, quindi praticamente abbiamo il nostro adattatore. Ora provo a attaccarlo. Sinceramente non ho neanche fatto le prove io, per cui adesso vediamo la prova dell'8 in diretta. Ecco, quindi noi attacchiamo la nostra power bank. Ecco, come vedete si è accesa la reflex, non dà neanche errore, perché solitamente se qualsiasi macchina fotografica, Canon, Nikon, se non hanno la batteria originale solitamente segna errore. A me è capitato una volta con un alimentatore del genere, ma perché non era inserita bene l'adattatore, diciamo. Ecco, quindi funziona. Una volta che poi spegniamo la macchina fotografica possiamo, mi raccomando, spegnete prima la macchina fotografica, poi si stacca qua e poi si può togliere lo sportellino e riutilizzare la reflex con la sua batteria normale. Ovviamente tutta questa cosa è pensata anche per evitare di usare il battery grip, perché se usiamo un nastro inseguitore con la reflex e il battery grip rischiamo di caricare di peso il nostro astro inseguitore e quindi il suo funzionamento di rotazione potrebbe essere compromesso. Quindi meno peso abbiamo e meglio è. Ok, spero che questo video vi piaccia, spero di aver comunque spiegato bene i vari stadi, insomma, di come abbiamo risolto il problema. Vi allego il link sotto in descrizione la pagina ASA, Associazione Sacilese Astronomia, e niente, vi saluto e ci rivedremo con i prossimi video. Ciao!